No raga, ma è sconvolgente. C'è un po' di viaggio in questi imprevisti. Bentornati in Kirghizistan, il paese che in pochi conoscono e che noi avevamo di certo sottovalutato. Nei giorni scorsi abbiamo incontrato così tanta gente, scoperto così tante tradizioni che questo paese ha preso una forma definita nei nostri ricordi, tipo l'usanza di bere il tè da una ciotolina e non da una tazza, oppure ringraziare per il cibo subito dopo pranzo e poi passarsi le mani sul volto in segno di gratitudine. Piccoli gesti che danno forma e colore a un luogo e che lo rendono unico. Oggi ci avventuriamo in una zona del paese dove le tradizioni sono ancora più forti e qui tra i monti gli imprevisti diventano ancora più parte del viaggio. Insomma, ne succedono di ogni. Prima di tuffarci in questa avventura, ti sei già iscritto al canale? Per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi, da un paesino minuscolo, si chiama Tashkumir, è nella zona ovest del Kirghizistan. Abbiamo fatto un bel po' di chilometri, specialmente negli ultimi giorni, abbiamo fatto un pezzettone di paese con l'autostop, panorami assurdi, cose incredibili, esperienze fantastiche, specialmente devo dire con le persone. E poi ragazzi, la natura qua è incredibile. Tra l'altro proprio dalla nostra finestra oggi, perché abbiamo dormito in questa stanzetta caldissima, questo qui è andato avanti tutta la notte più calda da quando siamo in questi paesi dell'Asia centrale. Questa è la vista fuori con la montagnazza lì dietro e la bandiera proprio del Kirghizistan. Hotel ragazzi di un certo livello, la nostra stanzetta è la stanza economica, abbiamo pagato 10 euro per una notte e il resto comunque è tutto molto figo. E adesso scendiamo qua sotto perché ci sono tutti i negozietti, dobbiamo riempire l'acqua e andare. Tra l'altro non c'è una reception, non c'è niente. Ieri per fortuna è spuntata la signora. Il paesino è minuscolo, però ci sono 3-4 negozietti uno dietro l'altro. Qua c'è già un bel po' di movimento stamattina. Sono tutti qua, questa è praticamente la zona centrale del paesino. Abbiamo fatto un giretto velocissimo ieri. C'è la macchinetta per riempire l'acqua, non l'abbiamo mai vista qui in Kirghizistan. Costa pochissimo perché costa 5 centesimi al litro, quindi riempiamo un po' le bottiglie che abbiamo. Bottiglie riempite, Paolo lavato, ha fatto la doccia e siamo a posto. Una settimana. Edificio alquanto bizzarro in questo piccolo paesino che... Esatto, riparte musica un po' brutalista, ecco. In realtà tutto il paesino si trova su questa riva del fiume, sulla riva destra, ma la strada principale, quella che continua verso sud, è sulla riva sinistra. Quindi adesso stiamo andando a prendere il ponte che dovrebbe essere qua avanti per attraversare il fiume. Qui in Kirghizistan girano un sacco di queste macchine arancioni, sono tutte arancioni con le scritte in coreano, sia qua che di lato. Questa è una roba strana. Aeki Seoul, ma tantissime ce ne sono per strada mentre andiamo, anche mentre facciamo autostop io le noto sempre. Ma come mai? Non lo so, non ho proprio idea. Io non noto niente, adesso lo sto notando. Adesso lo noterai, vedrai, perché ne ho vista una volta, ho continuato a vederla perché non sono proprio sobrissime, diciamo, come colore. Saremo in un paesino che è tipo un quarto di Verdello, ma c'è uno stadio enorme, nuovissimo, c'è scritto Shakhtar Stadioni e in effetti è uno stadione enorme per un paesino così piccolo. Alla faccia del ponte pedonale, strada sterrata per venire fino a qua, quindi non è molto frequentato. Guarda là anche la scritta stile sovietico. Oddio, è un ponte in rovina totalmente, ci sono i buchi. Ma che posto è? Siamo nel bel mezzo del canyon, dentro non ti accorgi di quello che c'è attorno. Mazza, è proprio disastrato, qua arriva anche il buco. Attenzione veramente che qua è un attimo che siamo giù, Fa impressione il riflesso che si crea perché qua l'acqua è completamente ferma, perché più in alto da questo lato c'è un'enorme diga che ferma invece il corso del fiume che ha creato tutto il canyon dove siamo passati ieri in autostop. Quindi arriva lì, si ferma e qua si crea tipo una pozza, un lago tranquillissimo. Anche là. Acceleriamo, dici? Acceleriamo un attimo, dentro i buchi. Ce n'è vari, ce n'è vari. Ma poi sembra che l'hanno tutto un po' rattoppato, appoggiato pezzi di cemento sopra. 35 gradi alle 9 di mattina. Siamo saliti adesso da questo lato. La strada principale è qua sopra. E ora autostop. La strada è piuttosto veloce, però qui ci sono dei rallentatori, c'è anche un sacco di spazio per fermarsi.
Non passa moltissima gente in realtà, qualche camion ogni tanto, vediamo se questo si ferma, rallenta, forse sì. Aveva spazio per uno solo però. Ha capito subito che siamo italiani, parla italiano, ma fantastico. E abbiamo trovato un passaggio, ragazzi, fantastico, questo signore si è fermato così, all'improvviso. Abdulmanap ci porta oggi, grande. Very good. C'è il cartonato del bambino che attraversa. Bene, Rahmat. Ok, perfetto. Il primo passaggio ci ha portato qui dove vendono anguri e meloni. C'è un profumo di melone, ragazzi, che non vi dico, verrebbe voglia di comprarsene uno, se non fosse che dobbiamo tenercelo sulle spalle e non abbiamo un frigorifero. Però c'è un profumo. Abbiamo fatto pochi chilometri, quanti chilometri avremo fatto? 15 circa. Una quindicina. Però qua è un ottimo posto perché fanno i lavori, si fermano tutti, quindi Ti vedono per forza. Venditori di meloni veramente furbi. Qua abbiamo addirittura la poltrona e il letto addirittura per farsi un sonnellino. Trovato, ragazzi, a posto. Via, si va. Arrivati, ragazzi, a destinazione, ma non del tutto perché adesso si sa... Oh, stanno tirando fuori il pane fresco. Italy. Italia. Hello. Adesso, ragazzi, ci manca solo un pezzettino per arrivare in montagna perché fa troppo caldo, dobbiamo risalire almeno a 1500. Il signore stava andando a giocare alla Bad, quindi ci ha lasciato qua proprio all'incrocio. Devo dire che mi sono fatta una dormita, ragazzi. Continua. Mamma mia, lì dietro faceva un po' caldino perché non aveva l'aria condizionata, però mi sono fatta una bella dormita lo stesso. Mi sa che siamo scesi di altitudine e sono spuntati tutti i frutti della terra caliente. Che c'è. Sì. Mamma mia, ci prendiamo qualcosa di fresco magari prima di continuare. Sì. No, raga, ma è sconvolgente. Sconvolgente! Ci siamo seduti qui all'ombra di quest'albero, no? Su questo gradino davanti a un cancello chiuso. Stavo mangiando pane, e formaggio, pomodoro. sì. Esce una ragazza da questo cancello e ci porta il tè. Qua una tazza e tutto il termos di tè. Basta, cioè tu quando avete finito lasciatelo lì. E se n'è andata. Così. Go, let's go! Let's go, my brother! Grande! Si va! E si va, ragazzi! Arslan Bob! Ragazzuoli veloci come il vento, siamo arrivati qui in montagna, Arslan Bob, 1500 metri, un posto che ci è stato caldamente consigliato dal mitico Marco, che probabilmente ricorderete perché l'abbiamo incontrato sia in Iran, una notte stranissima, che in Australia, dove ci ha parlato anche del suo lavoro in Australia, sicuramente qualcuno se lo ricorda. Quindi ci ha detto andate assolutamente lì perché è un posto fighissimo, ragazzi. Appena siamo scesi dalla macchina ce ne siamo resi conto subito che questo è un gran bel posticino. Ci sono dei taxi 4x4 fantastici, salgono in un sacco di persone, spettacolari, tutte queste signore, poi si infilano qua dentro. A questo punto infiliamoci anche noi. Che posticini che ci sono, è tutto un bel bazar da questo lato. Adesso noi abbiamo soltanto una cosa da fare, trovare un attimo il posto dove staremo nei prossimi giorni, perché si potrebbe anche campeggiare liberamente, però poi viene un po' scomodo perché dovresti lasciare la tenda con le cose dentro tutto il giorno e poi esplorare la zona. Quindi adesso dobbiamo capire come muoverci da questo punto di vista. Ammazza il fiume, viene giù veloce ed è marronissimo. Marronissimo. Comunque fantastico, questa qua diciamo è lo stop principale nel centro. Guarda questi tre signori fantastici che se la chiacchierano, il pane dappertutto, ma poi ci arriviamo. Qua ci sono i vari thank you. Ci sono i vari taxi con le persone sopra, le signore. No, bellissimo, ragazzi, sto posto ci piace già un sacco.
chiesto al Signore un contatto da sentire qui per fare questa cosa, magari in un giardino di una guest house o in un giardino di una casa, trovare un posto dove mettere la tenda. Che dice? Ha detto che è un grande garden, un grande giardino dove possiamo mettere la tenda. Sembrava fatta, invece a un certo punto ha messo giù il telefono, fine, adesso non risponde più. Sto provando a richiamare Paolo, ma niente. Ma è dopo che ha parlato col Signore, Sì, cosa gli ha detto il signore, boh. Ah, È scomparso anche questo signore adesso. My house, good. Okay, good. Niente ragazzi, allora ci siamo divisi, io sono rimasta qui a aspettare che arrivino quelli dell'ufficio turistico che si chiama CVT, che è proprio lì avanti, quell'edificio qui avanti. Abbiamo telefonato, ha detto che sta arrivando tra 10 minuti, un quarto d'ora. Paolo però intanto è andato a vedere qui nella zona, ci sono segnate altre guest house, proviamo a chiedere. Il signore niente, ha guardato e ha detto no, la tenda no. Boh, stanno succedendo cose random. Svolta inaspettata ragazzi, guardate dove siamo, qua sopra. Allora, in pratica abbiamo seguito un signore che ci ha portato in questa che è una guest house, che all'inizio ci ha detto sì va bene, potete mettere la tenda in giardino, però il giardino non c'è in realtà, perché è tutto coltivato, sono tutte piante coltivate, e quindi la signora ci ha detto ma perché non dormite qua sopra? ma perché no? Ma perché Certo! no? Ma perfetto, questa è la zona dove in genere si mangia, ma ci ha messo tutti per terra, tutti i materassi, ce ne sono qui anche altri, tiriamo fuori i nostri sacchi a pelo e dormiamo qua. Bellissimo, non dobbiamo neanche montare la tenda, monta, smonta, fai, dici. Siamo a posto, abbiamo bagno, doccia e tutto per 6 euro notte. La signora ha detto potete star qua, cioè non è che per lei fosse un grande posto, però ha detto vabbè se volete potete stare qua, e noi assolutamente sì. Per noi è perfetto. Perché no? Anzi bellissimo, una specie di yurta aperta. Quindi, abbiamo il fiume da questo lato. Poi c'è tutta la vista sul fiume che tra l'altro è tutto marrone, un signore ci ha detto che ci sono state, come si dice, delle frane più a nord e quindi l'acqua è di questo colore. Questo è il giardino della signora dove voleva farci campeggiare, come vedete è molto bella fitta la vegetazione, ma in realtà sono delle piante, quindi è tutto coltivato. E quindi stiamo qua sopra, direi che come soluzione alla fine è andata anche bene. bellissimo. Stiamo provando tutte le sistemazioni qui in Kirghizistan. Nonostante la montagna ragazzi, biagini su biagini, uno blu appena passato, questo qua bianco. Hello! Ci salutano gli uomini del Biagino. Allora ragazzi, se questi qui di questa marca con questo motore fossero affidabili, io un pensierino ce lo farei, Troppi se però c'erano davanti. Tanti se davanti. davanti. Siamo entrati in questo negozietto dove ci sono tutti i biscotti sfusi, in generale c'è un sacco di roba sfusa, anche tutti i noodles qua sotto, e quindi siamo presi un po' di biscottini, ma c'è una cosa fantastica. Questo qui che è lo zucchero che prendevamo sempre in Iran con il tè, fatto con questi cristalli, è tutto giallo, ci dovrebbe essere anche un po' di zafferano se non sbaglio. Quello in Iran sì era con lo zafferano, questo non lo so, però vedi sono cristalli di zucchero che si mettono nel tè e tu lo bevi, fa da dolcificante in pratica. Cioè, molto dolce. Molto. Non abbiamo resistito, abbiamo assaggiato questo, che è praticamente un foglio fatto con la mela. Un lenzuolo di mela, ma è buonissimo. Spettacolare sta roba. E poi prendiamo ancora il formaggio, quello duro, che I formaggini, finendo. sì. Ci vuole un po' a finirlo, devo dire. Sì. Dura quanto vuoi. Questi sono più piccoli, sono palline più piccoline. Guardala che bella questa pastella ragazzi. Capisco che non è bella da vedere, ma è di una bontà. Cioè è una cosa che potresti mangiarla tutta. Abbiamo preso 50 centesimi e un bel pezzettino di lenzuolo. Questa la metti nel pane? Manca così. Ma parla, È tipo una caramella alla mela, mamma mia, una roba strepitosa. Una goduria totale. Per fortuna che l'abbiamo scoperto solo Totale. adesso, se no avremmo passato tutti i giorni a mangiarla. Siamo tornati alla nostra nuova tenda aperta per stanotte qua sopra dalla signora, si sente tantissimo il fiume dietro che scorre, sì. Ed è cambiato il tempo ben 3 volte, cioè dal sole e il caldo siamo passati alla pioggia, al vento, adesso ha smesso ma fa freddo, cioè nel senso a breve dobbiamo coprirci. Saccapelarci per bene, dici che ci sarà la copertina stasera? Copertona anche la tiriamo fuori, dici? Serve anche stasera. Direi proprio di per sì. ora la signora ci ha portato sì, un bel sì. teuccio, Sì, un sì. tè verde con la teiera, ce lo stiamo bevendo da queste ciotoline. Ma i kirghisi quanto sono splendidi, Sì, ragazzi. veramente. Ma noi certe volte veramente diciamo ma dove siamo finiti? Cioè tra l'altro questo paese zitto zitto, ne parlavamo oggi,
ha risalito tutte le classifiche. Esatto. Cioè è molto in alto adesso. Oh, guarda che Sì, piano piano sta inaspettatamente salendo, sta salendo le classifiche. è devo lì dire. nell'Olimpo, eh? Sì. Poi devo dire che dove ci troviamo adesso è proprio una piccola chicca, perché è molto più tradizionale, si vede proprio anche la vita delle persone come è diversa, ma domani lo vedremo meglio, anzi yes. tra poche ore, perché stasera si Tra va a poche letto ore. presto, perché domani sveglia all'alba. Sveglia all'alba, quindi ragazzi, buonanotte. Abbiamo la sveglia. Che bello ragazzi, che dormita fantastica. Continua a suonare. Ci siamo alzati presto stamattina anche perché dobbiamo andare a visitare qualcosa di molto speciale qui. Succede tutti i mercoledì mattina dalle 5 fino alle 9. Noi siamo esattamente a metà adesso, questo orario. E in pratica c'è il mercato degli animali, ma è proprio sotto il posto in cui stiamo noi, dove c'è il ponte. Ce l'hanno detto ieri. Eccolo qua il mercato, non c'è tantissima gente anche perché il paesino è piccolino, però ci sono vari camion davanti all'ingresso, tanti signori con i cappelli. Questo è l'ingresso e lì c'è scritto Mal Bazar, che vuol dire proprio mercato degli animali. In pratica ci sono dei gruppetti che sono quelli dei venditori che sono in attesa di compratori. Per esempio da questo lato c'è una contrattazione e infatti si danno la mano. Ecco, le contrattazioni sono così, vanno avanti per un po' di tempo. Si tengono la mano per un sacco di tempo, ho notato. Sì. E sono soprattutto pecore. Siamo un pochino in imbarazzo perché ci guardano un po' tutti. Adesso abbiamo aspettato un attimo di ambientarli, almeno nell'occhio, diciamo, anche se è impossibile. Però sì. Chiaramente noi non c'entriamo nulla in questo posto, cioè, in questo meno momento. Zero. Però è interessante da vedere questa cosa che si svolge in un paesino così piccolo, proprio tutti i mercoledì mattina, e quindi è molto bello essere qui adesso, anche se comunque è ridotto rispetto ad altri mercati degli animali che abbiamo visto, perché comunque la zona Quello è in molto Sud America, anche in Ecuador era veramente enorme con tutte le sezioni. Sì, invece qua è proprio piccolino e sono soprattutto pecore. Penso che siano i pastori della zona che vengono a comprare queste pecore. Siamo tornati a fare la nostra colazione a base di avena e frutta secca, Dei biscottini a forma di cuore. che tra l'altro sono buoni, Un cuoricino Sembrano per di voi, pasticceria. ragazzi, un cuoricino per voi. Piccolo dietro le quinte di quello che è successo ieri sera. Allora, ci mettiamo nei nostri sacchi a pelo, ognuno nel suo, con la sua copertina, messi praticamente a L. Io poi stavo finendo di fare delle cose al video, montando il video, e sento a un certo punto tremare tutto il soppalco e un rumore stranissimo. Allora mi tiro su, guardo Paolo e lo vedo che è lì tutto rannicchiato e dico: "Pa, ma sei stato tu?" E lui: "Cosa? Stavi Angela, russando?" Non era, E era lui: russare, non "Sì." era altro. No, stava Non era russando, altro. però russavi talmente forte che tremava tutto il soppalco, si sentiva tutto, mi ha fatto stranissimo questa cosa. Non è colpa mia se lo costruiscono con Sì, materiali di certo, secondo è quello, di scatto. sì, è quello, non tu che russai come un trattore acceso. Seconda, terza scelta. No, Vabbè, quello è il comunque problema. detto questo, poi mi sono addormentata anch'io e dormito da Dio, direi, stanotte, no? Mamma sì, mia, sì, proprio sì, benissimo, quei materassi morbidi. Guarda. Uno, Viaggino taxino. due, Sono taxi in realtà. sì. E niente, ho dormito benissimo, il fiume conciliava il sonno, anche il rumore del fiume, fino a stamattina quando è partito il gallo spennacchiato. Ma che bello qua ragazzi, che vita. Più di ieri sera. Ma no, ma ci sono dei gruppi assurdi. Quasi stamattina ci prendiamo un bel pane appena fatto, bello croccante. Guarda che c'è il mega tandoori. È ancora caldo, appena sfornato. Poi chi è che mangia il pane appena comprato? Chi è? Vabbè, non puoi. Qua non puoi, guardate che bello, c'è pure là sopra, perché ogni panetteria ha il suo timbro, diciamo, in mezzo, quindi è diverso. Al mercato di Arslan Bob vendono addirittura i merdem,
colore verde stile quello militare. Italia? Ah, football no good. No. Spagna, Spagna. Spagna, ok. Spagna good. Thank you, bye bye. Hello! Oltretutto tutta questa zona delle vallate è abitata soprattutto da persone di origine uzbeka, anche perché siamo vicinissimi al confine e si vede appunto questa differenza, ci sono le tradizioni che vengono fuori, anche il pane appunto che è proprio qualcosa che caratterizza tantissimo l'Uzbekistan, qua è molto più presente con questi forni che ci sono per strada. Ragazzi, sono tutti pieni questi camioncini perché comunque è un posto molto visitato, soprattutto diciamo turismo locale, Sì. che non ha voglia di camminare. Esatto, perché le cose più importanti da vedere sono cascate oppure andare sulle montagne o una zona che è unica in tutto il mondo però a livello naturalistico e quindi dovresti camminare, ma le persone che arrivano qui si prendono questa specie di enormi furgoncini condivisi, salgono in tantissimi perché famiglie grandi condividono quindi questi furgoncini e si fanno portare nei luoghi principali, no? Noi invece ce la faremo a piedi, mamma che fatica che fa questo. Mamma Mia, quanta gente c'è su. Guarda quanti. Hello! E attenzione ragazzi perché a breve ci sarà Hello! Ci sarà anche un momento leggenda, attenzione, sì, più tardi. E ogni volta che li salutiamo con Salam Aleikum, che è il, diciamo, il saluto globale, internazionale per i musulmani, ogni volta che lo facciamo vuol dire la pace sia con te, loro si accendono proprio gli occhi e ti rispondono Aleikum Salam, quindi la pace sia anche con te. E questa cosa è molto molto bella. Siamo arrivati al parcheggio delle Jeep, devo dire che la camminata per arrivare qui era anche piuttosto semplice, niente di impegnativo. Comunque qui c'è tutta quella parte un po' più turistica, quindi ci sono i pony, credo per i bambini per farsi l'ultimo pezzo di strada, e ci sono le bancarelle che vendono dolci, dolcetti, souvenir, bibite fresche. Avevo perso Paolo, ho detto chissà dov'è Paolo, mi giro, è qui che prova questi occhiali da sole. Ma che stile che mi dà? Dal dubbio gusto, devo dire. No, ho visto questo specchio qui Attenzione appeso. che ci tirano sotto con la Jeep qua. Questa è la prima volta che vedo questo gioco assurdo. In pratica, ecco, si prendono. Ecco, già è caduta. Primo tentativo è andato. Con 2 stecchi da biliardo devono prendere quel pacchetto di sigarette e spostarlo senza mai incrociare le 2 stecche. Ecco che ci fa vedere il ragazzo cosa deve fare. Così, e lo va a piazzare là sopra. Ecco, avrebbe vinto il ragazzo 5.000, che sono, beh, sono tipo quanti sono? 50 euro. 50 euro. La miseria. Non male. Con un Non euro, male. diciamo, puoi vincerne fino a 50. Ecco, Però adesso sembra vediamo il signore. difficile perché il ragazzo è quello proprio che gestisce tutto il gioco. Sì, Invece lui per i ha la signori mi tecnica. sembra un po' più complicato, ci stanno provando, ma Ecco, ha capito che deve mettere le stecche fino al gomito. vediamo. Guarda che ce la fa. Attenzione che mi avvicino, attenzione. Ecco, già caduta. Niente, è difficilissimo, niente da fare. Come spesso accade, la cosa meno importante in queste situazioni è la cascata, cioè l'attrazione principale. Tutto ciò che è accessorio invece è molto più importante. È anche molto più curioso e interessante forse. Tra l'altro. Vedi anche come le persone proprio si godono le loro vacanze qui. Qui c'è un leone, eccolo qua. Il leone nella grotta. Questa forse è una grotta famosa, ma poi vediamo, ci torniamo se controlleremo questa cosa. E qua c'è la vista, attenzione, sulla cascata e sulla vallata in generale. Guarda qua. C'è una ragazza appesa là sopra. Che va all'indietro adesso. È una zipline strana questa. Non ho capito se è rimasta bloccata lì io. Comunque questa è la vista, insomma. Per accedere alla parte più vicina alla cascata c'è un biglietto da pagare, sono 20 som, che sono 20 centesimi. Si paga qui al signore, si può pagare anche con la carta, col QR, tutto, e poi si passa qui dai tornelli. No, volendo si possono comprare pure i geranei. Metti che non ce li hai. Esatto, te li porti a casa da qui tipo souvenir. Tipo souvenir. È bellissima tutta questa struttura, anche tutta coperta, con tutte le bancarelle che continuano proprio fino all'ultimo minuto
di una cascata che già sappiamo non ci lascerà senza parole, non sarà indimenticabile, però devo dire che mi sta piacendo questa mattina l'atmosfera che c'è, sì, è molto bello. Ritrattiamo tutto, a parte la cascata c'è questa scritta Love che cambia tutto, tutte le carte in tavola. No dai, è la vista sotto però. No, guarda là! Il canyon qui tutto, si può scendere sotto la cascata. Quindi adesso direi che andiamo a farci la foto di rito lì davanti a quel bell'arco di fiori e poi scendiamo sotto. E poi da questo lato, ecco che si apre dall'altro lato, ma anche qua, come vedete, a picco ci sono queste rocce. Paolo ripreso come fotografo che dà istruzioni su come mettersi. Attenzione per riprendere tutto. Eccola qui ragazzi, la cascata sotto l'arco di rose, c'è un sacco di gente sotto giustamente perché fa già caldo, quindi sono tutti sotto a rinfrescarsi sotto questa cascata che fa un bel salto, in realtà dovrebbero essere circa 30 metri. Hanno acceso l'aria condizionata! Finalmente! Ci siamo quasi ragazzi! Sono tutti giù, guarda come se la spazzano. Sono anche bambini proprio sotto la cascata che si sono lavati completamente. Che bella rinfrescata ragazzi. Ci buttiamo nella mischia anche noi. Sta già arrivando la pioggia. Ma no! Ovviamente abbiamo anche il fotografo ufficiale che fa le foto di rito che poi si possono acquistare all'uscita come a Gardaland. Siamo tornati in centro proprio giusto per l'ora di pranzo e chi siamo noi per non infilarci in questo ristorante che ha tutte queste pedane. Tu lasci le scarpe in terra e ti siedi qua su questi divanetti. Praticamente è lo stesso dove abbiamo dormito stanotte? Sì, abbiamo dormito sulla stessa cosa col tavolino basso così e abbiamo ordinato. Allora, non c'è menù, niente. Non c'è niente, quindi abbiamo visto un po' in giro che cosa avevano. Avevano una zuppa che sembra carina e l'abbiamo presa, quindi non abbiamo idea di cosa mangeremo in pratica, lo scopriremo. Sembra buona, con un po' di verdure e poi tanta gente c'è, quindi questo in genere è un buon segno. C'è tanta gente, infatti abbiamo seguito il flusso della gente che entrava, come vedete c'è tutto pieno, non c'era un tavolo libero, solo questo, quindi ce lo siamo accaparrato. È arrivata la zuppa ragazzi, è arrivata anche il tè, la teiera di tè e ovviamente il pane. Ecco, è arrivato tutto insieme così, non abbiamo chiesto niente di tutto ciò, solo le zuppe, però è arrivato tutto il set completo, diciamo. E chi siamo noi per non assaggiare, ma puoi assaggiarmi la zuppa direttamente con sto caldo, la zuppa non è proprio il suo. L'ideale. Però buona, non è piccante, non è speziata particolarmente, ci sono un sacco di verdure, patate, fagioli, carote, bel sughetto, una goduria. E quella bianca è tipo crema acida, panna acida? Sembra sì, tipo una panna acida, vediamo. Esattamente. Panna acida da aggiungere. Bella acida. Con la pancia piena noi ragazzi chiudiamo questo video, quindi vi mandiamo un abbraccione di gruppo enorme. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao belli. Ciao.